Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Fabrizio Teghesi. Quindi che cosa ho fatto ragazzi quest'inverno? Siccome questo dicembre, per il secondo anno consecutivo, è stato un anno di piena pandemia, io resto a casa. e quindi non sono potuto andare in settimana bianca e non sono potuto andare nemmeno a festeggiare il Capodanno come avrei voluto, perché La decisione giusta oggi è di restare a casa. sono tanti weekend che mi sono risparmiato i pranzi e le cene fuori al ristorante e quindi non sapevo come spendere la tredicesima, ho deciso di fare all-in e di comprarmi questo pacco. E che cosa c'è in questo pacco? Andiamo a vedere, unboxiamo. Ovviamente unboxiamo dopo la sigla. Cosa abbiamo ragazzi? Cosa abbiamo? Abbiamo un favoloso radiocomando Futaba 7XC. Abbiamo un favoloso libretto istruzioni in italiano della 7XC e abbiamo un favoloso CB700, due favolosi CB700, tre favolosi CB700, quattro favolosi CB700 e una favolosa ricevente R334 SBS. Chiaramente abbiamo anche una busta col certificato di garanzia. Ricordo che quando si fanno questi tipi di acquisti è quantomeno fondamentale acquistare dal distributore ufficiale, perché chiaramente se un domani tutto questo ben di Dio dovesse malaguratamente non funzionare più, malaguratamente guastarsi, Cavaglia, fatture, canonguaglia, corde, bicorde, capalice, caparaglia. Abbiamo dei favolosi adesivi di riconoscimento sui servocomandi. Abbiamo lo scatolino dove c'è scritto che il prodotto è importato regolarmente, eccetera. Abbiamo la nostra radio marchiata e quindi possiamo ovviamente rivolgerci all'assistenza ufficiale per eventuale garanzia o per eventuale riparazione. Adesso procediamo alla spiegazione del perché ho cambiato tutto. Quindi ragazzi ho cambiato tutto, radio e servi, e sono tornato al mio vecchio amore Futaba. Ho corso con Futaba praticamente dall'anno in cui ho iniziato fino al 2017, dove ho deciso di cambiare perché Futaba non stava tirando fuori la nuova radio a stick e era rimasta molto indietro nella tecnologia rispetto al volantino. Purtroppo ragazzi noi piloti utilizzatori di radio a stick siamo molto sfortunati perché i numeri di vendita di queste radio sono molto bassi e la maggior parte delle aziende ha già abbandonato il progetto stick per concentrarsi solo ed esclusivamente sul volantino. I piloti stick sono sempre meno e quindi ragazzi dobbiamo sempre arrangiarci. Anche in questo caso che ho ripreso la radio Futaba lasciando KO per la stessa ragione per la quale avevo lasciato Futaba, quindi l'essere indietro con la radio a stick di troppi step rispetto a quelli che sono stati fatti con il volantino. E anche in questo caso ragazzi ho preso Futaba, ma siamo già indietro di una versione rispetto al volantino, in quanto nel volantino esiste già la 10PX oltre alla 7PXR che è la versione di questa in serie limitata a volantino e noi ci dobbiamo accontentare della 7XC.
RC, quindi siamo uno step indietro rispetto a chi guida con il volantino. I numeri sono molto bassi, credo che attualmente soltanto Sanva e Futaba stiano pensando a un futuro per le radio a stick, quindi a un development, a un sviluppo sulla piattaforma stick, e credo invece che praticamente tutte le altre case costruttrici abbiano praticamente abbandonato o quasi il progetto. Per cui sono tornato a Futaba, sono sempre stato profondamente innamorato di Futaba, ho posseduto una 3VC, due 3VCS e una 4GRS che però, devo essere sincero, non mi soddisfaceva appieno, la vedevo un po' più come una radio entry level avanzata e non come una radio totalmente professionale, e quindi ho deciso poi di rivendere questa 4GRS e di sostituirla con KO, con la quale ho corso fino praticamente alla settimana scorsa. Perché ho deciso di fare questo passo? Credo che la componente radio e servi, perché ovviamente ho preso anche i CB700 della Futaba, sia una componente fondamentale della quale non possiamo fare a meno di stare al passo con i tempi quanto più possibile. Analizziamo da un punto di vista diverso la situazione. Noi facciamo scale motorsport, quindi motorsport in scala. Quindi io mi rifaccio sempre, quando faccio dei mind process, quando faccio dei ragionamenti, al mondo reale del motorsport in scala 1:1, dal quale noi muturiamo praticamente le conoscenze e ovviamente anche i modus operandi. Cosa sono radio e servi nel mondo del racing real? Chiaramente il paragone non è facile da fare. Noi abbiamo un radiocomando sul quale impartiamo dei comandi che vengono trasmessi a una ricevente che fa muovere degli attuatori, dei servocomandi, che eseguono materialmente il comando sulla macchina. Quindi che cosa sono i servocomandi? In realtà i servocomandi sono la preparazione fisica del pilota in scala 1:1. Per la radio è un po' più complicato trovare un paragone. Potremmo paragonarla ad esempio alle centraline, al sistema elettronico presente sulle auto in scala 1:1, ma siccome essa trasmette i comandi ai servocomandi, potremmo paragonarla al nostro sistema nervoso e neuronale, che è quello appunto che attraverso l'interazione fra tendini, muscoli, ossa e articolazioni permette di eseguire le azioni che gli abbiamo comandato. Ma lasciamo un attimo da parte l'argomento radiocomando, ci torneremo in seguito. Per guidare le auto reali vengono coinvolti centinaia di muscoli contemporaneamente. La componente fisica diventa una parte rilevante della performance. Se pensiamo a quanto allenano il loro fisico i piloti in scala 1:1, capiamo anche l'importanza che esso ricopre. Ricordiamoci il ragionamento iniziale. Chi sono i nostri muscoli? I servocomandi. Capite bene quindi che un servo come questo, CB700, che tira 49 kg, sono dei muscoli ben più allenati e potenti rispetto ad un altro, ad esempio, che tira 19 kg. Non solo, un servo che fa 60 gradi in 0,075 secondi, ripeto 0,075 secondi, chiaramente avrà un allenamento su quella che possiamo paragonare alla fluidità motoria di un pilota in scala 1 ben superiore ad un servo più lento. Ecco quindi l'importanza che ricoprono i nostri servocomandi. Sono i nostri muscoli, sono la parte di allenamento fisico, la preparazione fisica che i nostri piloti in scala 1:1 affrontano giornalmente per guadagnare performance e prestazioni quando guidano l'auto. Quindi abbiamo capito che cosa sono i servocomandi e qual è la loro importanza. Per quanto riguarda invece il radiocomando, avevamo detto che in parte lo potevamo paragonare a tutta la gestione elettronica di centraline, schede elettroniche, sensori per la trazione che esistono sulle macchine in scala 1:1 e in parte al sistema nervoso e neuronale del pilota che impartisce i comandi sul volante, i pedali e tutte le leve, i bottoni e quant'altro che esistano all'interno dell'abitacolo di un'auto in scala 1:1. Ma attenzione, anche noi, piloti di auto RC, abbiamo un sistema nervoso e neuronale che manda i comandi alle nostre dita
o a un dito e un polso nel caso di radio a volantino, che esegue i comandi sul radiocomando, che li manda alla ricevente, che fa lavorare i servocomandi. Quindi questo aspetto, questo sdoppiamento merita un ragionamento un filo più approfondito. E qui entra in gioco la velocità di trasmissione del nostro radiocomando. Ragazzi, molte volte commettiamo un errore veramente grave. Anch'io in passato l'ho commesso. Non diamo la giusta importanza alla velocità di trasmissione della radio. Non diamo la giusta importanza a questo parametro fondamentale che caratterizza i nostri apparati radio. Fino a qualche tempo fa pensavo che la velocità portasse più problemi che vantaggi nel mondo dell'off-road. E per certi versi non mi sbagliavo. Tante volte un servo troppo veloce, dei comandi troppo veloci, possano portare in alcuni determinati layout di pista, in alcune determinate condizioni di quella pista, possono portare anche alcuni svantaggi. Ma facevo confusione con la velocità dei servi e la velocità di trasmissione. La velocità di trasmissione non potrà mai e poi mai portare svantaggi. Perché? Vi ci faccio arrivare. Qual è la velocità di trasmissione massima che un radiocomando, che probabilmente ancora devono progettare, può avere? La velocità di trasmissione massima è il tempo reale. Quindi vuol dire che il servocomando si muove esattamente allo stesso momento, nello stesso tempo, senza nessun delay, come il mio dito o il mio polso se sto usando un volantino. In questo caso, quindi se questo fosse vero, se avessimo una velocità di trasmissione in real time, in totale tempo reale, noi azzereremmo totalmente una delle due componenti che abbiamo appena attribuito alla radio. Quindi torniamo di nuovo a pensare. Il nostro radiocomando è per metà tutta la parte elettronica di centraline e quant'altro presente sulla macchina e per metà il nostro sistema nervoso e neuronale, o meglio, il sistema nervoso e neuronale paragonato a un pilota di auto 1 a 1. Ma se avessimo il tempo reale, quindi la velocità di trasmissione parallela a quella del nostro dito, questo parametro si azzera, perché il sistema non ha più ritardi e noi pensiamo ciò che facciamo. Quindi avremo solo un sistema nervoso e neuronale che è quello corretto, cioè il nostro di piloti RC. Cosa succede la stragrande maggioranza delle volte se utilizziamo una velocità di trasmissione non consona? Che dobbiamo agire sempre d'anticipo. Dobbiamo agire sempre in anticipo per vedere il comando effettuato dal veicolo, dall'auto, dalla macchina, e quindi automaticamente siamo costretti a pensare in un modo scorretto, quindi a agire in anticipo su tutti i comandi che vorremmo che la macchina facesse. Con maggior velocità di trasmissione questo non accade, e questo, ragazzi, è uno dei motivi fondamentali per cui ho scelto Futaba 7XC insieme ai suoi servi. Questa radio Futaba, così come la 7PXR, così come la 10PX, unita ai servi CB700, comunque a tutti i servi top di gamma di Futaba, hanno la possibilità di lavorare in SR mode. Ciò vuol dire super response. È una modalità che va abilitata servo per servo e che consente di avere un sistema di trasmissione del segnale velocissimo, quindi una risposta praticamente più in tempo reale possibile. Ecco perché ho scelto questa radio e questi servi. Siamo già andati un po' oltre con i tempi. Questo, ragazzi, è un video vastissimo, quindi ho deciso di interromperlo qua, ma prima di lasciarvi unboxerò e monterò i miei CB700 su una piastra radio in carbonio con portatranspondere in carbonio nuova di zecca, perché dai, diciamoci la verità, se lo meritano. Quindi monterò la piastra radio e subito dopo ci saluteremo.
Quindi ragazzi, avete visto il montaggio accelerato della mia Piastra Radio, ha un look veramente spettacolare, avevo già messo qualche foto sui miei social Facebook e Instagram per chi mi segue. Prossima settimana vi faccio vedere come si lavora, come si agisce con questi servi, con questa radio, cosa è possibile fare con l'accoppiata Futaba CB700 e 7XC e rimarrete veramente stupefatti. Ragazzi, vi do appuntamento al prossimo mercoledì. Qualunque domanda, qualunque dubbio, so già che mi direte che i servi veloci vi hanno messo in difficoltà, non vi preoccupate, aspettate i video della prossima settimana che vi darò altre informazioni interessanti dalle quali magari potrete trarne qualche punto di riflessione e che quindi potrete magari provare sulla vostra pelle, provare sulle vostre ossa. Intanto ragazzi, vi rimando appunto a settimana prossima, mettete mi piace, condividete il più possibile il video e ditemi cosa vorreste vedere su questo materiale nel video della prossima settimana. Un saluto a tutti, ciao!